di colore che pulsano, respirano e avvolgono lo spettatore in un silenzio profondo. Oggi esploriamo una delle opere chiave del maestro dell'espressionismo astratto, Mark Rothko. Un dipinto del 1949 che non rappresenta nulla e allo stesso tempo rappresenta tutto. Il dipinto, senza titolo, viola, nero, arancione, giallo su bianco e rosso, appartiene a un momento cruciale della carriera di Rothko, la nascita del suo stile inconfondibile, quello dei color field, grandi superfici cromatiche sospese su sfondi luminosi, pensate per evocare emozioni primarie. Rothko non vuole raccontare una storia, vuole farci entrare dentro il colore. Le forme rettangolari, fluttuanti, viola, nero, arancione, giallo non sono oggetti ma presenze, blocchi di energia che vibrano nello spazio e dialogano tra loro. Rothko diceva: se vuoi capire un dipinto, avvicinati, lascia che ti avvolga. Le sue opere sono concepite per essere osservate da vicino, fino a sentirsi quasi risucchiati dentro il colore. Non c'è prospettiva, non c'è orizzonte, solo tu e la superficie pittorica. In questo dipinto la combinazione cromatica è tutto. Il viola e il nero suggeriscono gravità, introspezione, quasi un peso emotivo, ma l'arancione e il giallo irrompono come scintille di vitalità. Il bianco e il rosso di fondo creano un palpito, un contrasto che illumina il dipinto dall'interno. Rothko lavorava con strati sottilissimi di pittura ad olio, stesi quasi come velature trasparenti. La superficie non è mai piatta, è vibrante, porosa, attraversata da piccole luminescenze. Ogni colore sembra emergere dal precedente come se respirasse. La sezione arancione unisce le due aree principali dell'immagine centrale, facendo scorrere l'opacità del rosso nella parte alta del dipinto verso la luminosità del giallo sottostante. Crea un legame semi-traslucido tra le due metà, la cui valenza è allo stesso tempo fisica e ottica. La striscia nera orizzontale divide il dipinto in due. La sua funzione è quella di separare la metà rossa superiore da quella inferiore, che appare come un riflesso del rosso. La striscia separa inoltre il colore omogeneo della parte superiore dalle pennellate sottostanti più marcate. L'arte di Rothko considerava la forma, la linea e soprattutto il colore come elementi fondamentali da utilizzare separatamente e in quanto tali, anziché con funzione rappresentativa. Il bianco, lungo il contorno del dipinto, funge da cornice, intensificando la valenza cromatica delle sfumature centrali. Le fluide pennellate di rosso a destra e sinistra contengono e intensificano parte del bordo bianco. L'intera immagine appare così fluttuante. Il giallo luminoso si unisce al rosso determinando l'immagine principale. L'artista voleva evitare l'effetto buccia e applicando i vari colori creò una distesa uniforme di colori, intenso e puro. In tal modo la trama della tela sarebbe apparsa lucida anziché riflettere e assorbire la luce incidente. Rothko rifiutava l'idea che le sue opere fossero astratte, in senso freddo. Per lui erano profondamente umane. Diceva sempre: sono interessato solo all'espressione delle emozioni più elementari, la tragedia, l'estasi, il destino. Il suo obiettivo? Far provare allo spettatore ciò che lui provava mentre dipingeva. Nel dopoguerra gli artisti americani cercano un nuovo linguaggio. Rothko, insieme a Pollock e Newman, rompe con tutto ciò che è figurativo. Il suo colore diventa un'esperienza esistenziale, un altare laico, una meditazione visiva. Rothko era ossessionato dall'ambiente in cui le opere venivano esposte. Le voleva a parete bassa, come finestre verso un mondo interiore. Preferiva luci soffuse e spazi intimi. Il museo per lui diventava una sorta di cappella moderna. Questo dipinto del 1949 segna la maturità del suo stile. È una delle prime composizioni in cui si vede chiaramente la struttura rettangolare sospesa, un equilibrio fragile e potentissimo che definirà tutta la sua produzione successiva. Rothko ci ha lasciato un nuovo modo di guardare la pittura, non come rappresentazione, ma come esperienza emotiva. I suoi colori continuano a parlarci, silenziosi ma profondissimi, invitandoci a fermarci e ascoltare.
Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!